Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, analizzando un'altra build particolare con il supporto del builder Simone Maffeis, che ha raggiunto con questa lista un ottimo piazzamento alla scorsa edizione del Covid-19 World Skype, che prosegue imperterrito nei suoi appuntamenti. Come per una precedente lista, avevamo a che fare con una meccanica di automill ben rappresentata dai colori di Ymir e una creatura che ormai calca le scene del formato tutte le volte che si prova a chiudere dal nulla, con questo tipo di artificio, sempre molto difficile da contrastare. In questa occasione però è grazie a una magia proveniente dal passato remoto di questo gioco a permetterci risultati mirabolanti, tanto da spingere più di un giocatore a costruirci un intero archetipo attorno, tanto è goloso il suo effetto. Questa volta il parleremo di Dimir Doomsday. Come si può intuire dalle premesse, questo archetipo punta a valorizzare al massimo una chiusura di automill grazie a Tassas Oracle, qui in 2x, vista la sua capacità all'ingresso di testare la consistenza del grimorio, che se ridotta a 2 carte o meno ci offre la nulla vittoria. A questa creatura affiancheremo solo 2 Straight Wraith, che qui svolgono non solo la funzione di cercare una nuova carta, ma si incastrano alla perfezione con l'esigenza di avere solo 2 carte nel grimorio, visto che il nostro piano di automill ha una carta chiave su cui puntare. Il reparto creature ridotto all'osso ha lo scopo di farci vincere attraverso l'abilità del nostro oracolo, ma per raggiungere questo risultato ci serve una carta, che dà anche il nome alla build, Doomsday, chiaramente in 4x, per far sì che tutto avvenga il più in fretta possibile. Il suo effetto è tanto strano quanto potente, dimezzandoci la vita, ma soprattutto lasciandoci solo 5 carte nel grimorio, scegliendo tra quelle disponibili, quindi per vincere con i nostri Tassas Oracle dovremo almeno pescarne altre 3 per far sì che tutto funzioni alla fine. Ecco il motivo per cui annoveriamo gli Straight Wraith, ma non solo, visto che abbiamo 2 Edge of Autumn e un Ideas Unbound, che ci permettono di ciclarsi o pescare direttamente tra le 3 carte necessarie per far sì che la nostra chiusura si concretizzi. Per fare in modo di dare consistenza a questo folle piano, ci doteremo di una serie di carte specifiche, a partire da 4 Personal Tutor, che fungono da tutore per la nostra Doomsday, fondamentale perché va da segno tutto l'impianto ipotizzato in questa lista. Per aumentare la tenuta nelle nostre mani iniziali e per metterci alla ricerca dei pezzi chiave, useremo con profitto una serie di cantrip, 4 Brainstorm, un Consider e 4 Ponder, carte utili anche per finire nella pila costruita da Doomsday, così da scavare quanto basta per lasciare solo quel che ci serve per vincere. Al fine di frenare le repliche del nemico, soprattutto nel momento chiave in cui lanciamo la nostra stregoneria, useremo qualche scartino con Dures e Tuxeis, così da sfilare dalle mani degli opponenti quel counter letale, evitando di inficiare la nostra vittoria. Analogamente con un Daze, 4 Force of Will e un Misdirection, proveremo a interagire al volo senza pagare mana alle intemperanze avversarie, così da garantirci la solidità necessaria anche verso i mezzi degli archetipi più reattivi. Infine chiudono questa sezione i riti nel nero più efficaci con 3 Cabal Ritual e 4 Dark Ritual, visto il costo molto mana intensi della nostra Doomsday, per partenza a strappo che saranno molto difficili da contrastare per i nostri opponenti. Come descritto fin qui, un punto cruciale per la buona riuscita del nostro gameplay è quella di castare presto e bene uno dei nostri Doomsday, ma il suo costo di cast di 3 mana neri non è certo facile da digerire per un formato veloce come il Legacy. Ecco perché fanno capolino in questa build alcuni sassi a costo 0, 3 Lotus Petal e un Lion's Eye Diamond, quest'ultimo tanto estremo quanto efficace, soprattutto per comporre nelle tante pile da 5 carte, per andare a segno indisturbati con la nostra chiusura per automill. Con un impianto così specializzato, tutto proteso a farci chiudere di automill, con dei costi di cast difficili da amministrare, è chiaro che la mana base sarà estremizzata per soddisfare sempre al meglio questo contesto specifico. Ecco perché fanno capolino in questa sezione del mazzo molte fetch, con un Bloodsail Mire, un Flooded Strand, 2 Misty Rainforest, 4 Polluted Delta e un Scarlet Tarn, cercando di bilanciare al meglio sia l'utilizzo del nero sia del blu, vitali per il funzionamento della build. Per le fonti di mana colorato ci affideremo a 4 Underground Sea e a un'isola innevata e una paluna innevata, che non sono vincolanti per il funzionamento della build, visto che non sfrutteremo la meccanica neve nello specifico, ma ci daranno con certezza il mana che ci serve per questa lista. Come salvagente per castare in sicurezza i nostri Tassas Oracle annoveriamo un Cavern Soul, una garanzia in più contro i counter del formato, per mettere al sicuro la nostra chiusura da interazioni moleste e inaspettate. Se ormai sono evidenti i modi con cui costruire la vittoria, anche gli avversari dopo il G1 capiranno come contrastarvi. Ecco perché nella sideboard annoveriamo una serie di carte di rinforzo a protezione della nostra chiusura, che resta invariata anche nel proseguo del match.
In aggiunta a quello di main inseriamo 3 Dures, che sono perfette per tutte quelle carte a cui non potremo rispondere con i nostri colori, ma che con uno scartino mirato verranno cestinate senza troppi scrupoli, per lasciarci il campo libero subito dopo. Avremo anche un cospicuo arsenale di counter, aggiuntivo a quello presente tra le 60, con un Fluxer Storm, 2 Mystical Dispute e 4 Force of Negation, questi ultimi perfetti per replicare i pali o alle combo che ci possono proporre gli avversari, così da proteggere al meglio il nostro gameplan, tanto efficiente quanto fragile se non protetto. Verso le mestizie provenienti dal cimitero, adotteremo 2 Leyline of the Void, carta ottima, anche perché potremo farla entrare in campo sin da subito, se l'avremo in mano a inizio partita, così da scongiurare pericoli difficilmente affrontabili con il nostro archetipo. Di contorno avremo a disposizione anche un Chain of Vapor, per un bounce effect provvidenziale, e un Massacre, per fare piazza pulita di board troppo affollati, senza neppure spendere mana nel processo di cast, visti i vincoli previsti da questa carta proveniente dal passato. Infine, come assicurazione per salvare al volo il nostro cimitero nel caso venga inibito l'effetto del nostro Thassa's Oracle, inseriamo un Echo Eons, che rimescolerà il cimitero nel Grimorio, una risposta precisa alle nuove mestizie contro il nostro cimitero, così da cortocircuitare i tentativi avversari di mandare all'aria i nostri piani. Il percorso che ha portato Simone Maffeis a utilizzare con profitto questo Dimir Doomsday è piuttosto recente, dopo una lunga permanenza nel formato utilizzando, prima di approcciare all'archetipo, liste a base control, sempre molto articolate e complesse da pilotare nel formato. Questo archetipo nel tempo si è evoluto molto, passando dalle complesse chiusure basate sul cast compulsivo di Doomsday e alla successiva chiusura con Tendrils of Agony, alla versione attuale, che con Thassa's Oracle è riuscita ad ottenere un approccio più lineare e stabile, a tutto vantaggio della solidità nell'azione. Con l'arrivo di Modern Horizon 2 però sono aumentate le carte problematiche per l'archetipo, come Dress Down ed Endurance, ormai divenute staple del formato, quindi anche questo mazzo si è evoluto verso una forma più veloce, senza perdere la connotazione control a protezione della chiusura. Di fatto si punta a giocare più in fretta possibile Doomsday, sfruttando anche i personal tutor come fossero 4 copie aggiuntive, puntando a ridurre, nella pila di 5 carte ottenibili nella nostra magia preferita, i mezzi per rintuzzare il nemico e consolidare la nostra chiusura. Il resto di fatto è un contorno a questa strategia, dai ciclanti che aiutano a scremare la pila delle 5 carte per la devozione di Thassa's Oracle, a Consider o Liosine Diamond, adatte a costruire le pile variegate, per fornire gli elementi giusti per chiudere, anche in base all'avversario del momento. Carte come Brainstorm e Ideas Unbound giocano un ruolo fondamentale per questo tipo di pile, dando varietà nell'azione, una mano sufficientemente densa di replica alle minacce o alle interazioni possibili, così da risultare sempre imprevedibili, alle situazioni più disparate. Fondamentale per questo Dimir Doomsday è il fatto di essere poco noto ai player del formato e alle sue 1000 possibili varianti, non solo nella pila che andremo a costruire, ma nel mix letale di carte atte a rintuzzare le flebili speranze dell'opponente che tenterà invano di fermarci. Con questo Dimir Doomsday, per Simone Maffeis, possiamo parlare sì di un gameplan in fondo sempre uguale, ma è nella sua messa in pratica l'enorme varietà e conseguente difficoltà di questo archetipo dalle 1000 sfumature. È infatti nella composizione delle 5 carte che andranno a comporre la pila, costruita da arte da Doomsday, che si nascondono tutte le complessità di questo mazzo, che deve, in quel breve spazio, costruire tutto il necessario per sfuggire alle reazioni del nemico. Tutto quello che può distruggere il nostro piano, dal colpire la nostra Thassa's Oracle allo spegnere o depotenziare l'effetto di Doomsday, si evidenziano tutte le difficoltà di questo archetipo, che al netto di assemblare questo duo, nei fatti si comporta come un control deck molto agguerrito. Tutti gli avversari che possono schierare rispettivamente Dress Down e Endurance andranno tenuti sotto osservazione, anche perché questa lista è settata con i giusti accorgimenti, anche per risolvere questo tipo di minacce, sia con le interazioni, ma anche con qualche astuzia nel costruire la pila. Ad esempio, contro una risposta basata su Endurance ci basterà inserire tra le 5 carte poppabili il secondo Thassa's Oracle, alzando così a 4, grazie alla devozione delle sue 2 creature in campo, il numero di carte massimo per vincere, anche grazie al supporto di Echo Eons che ci aiuterà in tal senso. Quindi con questo Dimir Doomsday dovremo sempre prestare la massima attenzione, ma con la nostra doppia anima di combo e di control deck sarà un comportamento quasi naturale, che affineremo con il tempo e l'esperienza nel formato. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Il grosso distinguo per definire il matchup di questo archetipo passa dalla presenza o meno di risposte, in particolare a base blu, che possono o meno inficiare la nostra azione, che alla fine si basa sul cast di una magia e il mantenimento in campo di una creatura, con il suo ETB relativo. Verso archetipi poco interattivi senza il blu, o che non schierano al loro attivo carte come Pyroblast e Endurance, siamo al netto vantaggio. Qui l'idea sarà quella di fare Doomsday rapidamente, così da annichilire in fretta il nemico prima che possa imbastire il suo gioco.
Verso i combo deck tradizionali siamo messi meglio, soprattutto post-side, grazie alla notita presenza di counter e scartini che interagiranno facilmente con il loro piano di gioco, spegnendolo prima di riuscire a nostra volta a costruire la chiusura. Verso i control deck, soprattutto quelli basati su Yorion, Sky Nomad, la densità delle nostre interazioni è maggiore, quindi abbiamo maggiori possibilità di spuntarla anche contro questi avversari, anche se dovremo prestare la massima attenzione, soprattutto a ridosso del cast del nostro mago Tritone. Verso il land deck, la partita si fa più complessa. Qui dovremo giocare d'astuzia, con rapidità, senza scoprirci troppo, ma soprattutto senza lasciare che l'avversario costruisca il suo board prima della nostra chiusura. Verso IZ Delver siamo in sofferenza, anche se, proprio verso questo tier del formato, questa lista ha diverse scelte che puntano a ridurre il divario, a partire da una mana base a 2 colori e con qualche terra base, per evitare il suo line date sempre in agguato. Nonostante il lavoro svolto e le mature effettuate da Simone Maffei per questo Dimir Doomsday, non si può pensare di poter cristallizzare una lista in un formato complesso come il Legacy, anche se in questo momento si vive un assestamento del meta attuale. Potremo, in base al contesto del momento, bilanciare le interazioni tra main e side, spaziando tra le molte scelte accessibili tra Daze, Flusterstorm, magari già di main o Pact of Negation, ma questo dipenderà dalla densità dei control che ci aspettiamo di affrontare per valutare questo tipo di correttivi. Anche tra gli scartini potremo variare il mix di soluzioni, magari scegliendo quelli che non costano mana, come Griff, o che sono tutorabili da Personal Tutor, come un Mask, così da avere qualche arma in più per contrastare chi tenterà di sabotare la nostra chiusura. Alcune scelte come Defense Grid di side potrebbero avere un senso, mentre l'utilizzo di Deep Analysis, molto usato nelle build di qualche tempo fa, ha lasciato il posto ad altre scelte, visto l'aumento del late verso il cimitero che potrebbe complicarne l'utilizzo. Una chiusura alternativa sfruttando la terra, Sheldok Island e un ciccione di Primordial, Emrakul, Veon Thorn, ci potrebbe fare comodo, ma la presenza nel meta di carte come Teferi, Time Reveler e Caracas ne renderebbero meno sicura la riuscita, quindi è da valutare con attenzione se non siamo certi su chi dovremo affrontare. Infine, un'ultima considerazione vale molte varianti a 3 colori, che il nostro deck builder si sente di sconsigliare, vista la massiccia presenza, al momento, di carte come Wasteland e Blood Moon, che potrebbero mettere in crisi la nostra mana base, se fosse più complessa da gestire. Anche questa volta siamo arrivati alla conclusione di questo Prime. Ringraziamo Simone Maffei che ci ha mostrato il potenziale di un archetipo articolato e complesso, che si muove in bilico tra un combo e un control, come il più scaltro degli equilibristi. Se volete un gameplay semplice ma ricco di sfumature, sempre pronti a stupire i vostri avversari, questo Dimir Doomsday potrebbe fare al caso vostro. Dovete solo impratichirvi al meglio su come comporre le pile delle vostre 5 carte, ne varrà la pena in più di un'occasione. E se volete partecipare a un futuro Covid-19 World Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.